Siete piloti di assetto corsa competizione stufi delle cannonate che beccate alla curva 1 di Monza in ogni gara pubblica che fate? Beh, forse oggi ho trovato la soluzione che fa per voi. Low Fuel Motorsport. Per me sinceramente è stata una novità e quindi ve ne voglio parlare, ma più che parlarvene ve lo voglio far vedere. Innanzitutto vi racconto di che si tratta. Low Fuel Motorsport è un contenitore in cui ci stanno delle gare che vengono gestite attraverso un calendario. In questo momento siamo alla quarta stagione e il calendario prevede 12 settimane dentro una stagione. In ogni settimana viene fatta una pista che viene replicata 200 volte praticamente durante il giorno a 2000 orari, quindi impossibile non trovare una gara da fare. Le gare si dividono in tre serie. Ci sta la Sim Racing GT3 che prevede gare da 45 minuti, poi c'è la GT4 con gare da 40 minuti e la GT3 Rookie con gare da 25 minuti. Importante è che qui ritrovate un sistema di rating simile a quello di iRacing, senza pagare però tutti quei soldi, insomma, diciamo. Quello che dovete fare è registrarvi e come prima cosa prendere la licenza, sì, perché non potete registrarvi e correre, avete bisogno di prendere una licenza. In realtà è un'operazione molto semplice, si tratta di fare 7 giri consecutivi validi all'interno del tracciato dell'Hungaroring sul loro server, mantenendo una media totale dei giri sotto un certo tempo, che lo farebbe pure uno zoppo, quindi il problema di fatto non sussiste. Però una volta che vi registrate avrete sto safety rating di 3,50 o anche di 4, dipende a seconda di quanto siete performanti durante la prova, quindi cercate di spingere, insomma non fate come me che mi sono accontentato, e 1500 punti che riguardano la vostra reputazione. A questo punto per ogni gara a cui partecipate avrete un responso sia in punti che in safety rating e il regolamento è veramente molto tosto. Ovviamente non c'è trucco, non c'è inganno, come vedete nel mio profilo personale io non ci ho mai corso qui, quindi oggi vediamo effettivamente se quello che promettono poi succede davvero, e cioè che abbiamo gare molto pulite, perché la gente sta attenta, perché sennò poi non ti fanno più correre, ragazzi. Come vi dicevo, dentro ognuna di queste serie trovate un sacco di eventi, ce n'è uno ogni 2 ore a orario fisso, comunque sta scritto tutto qua. Vi potete semplicemente registrare, nel momento in cui registrate scegliete che macchina volete, e questo è quello di cui vi parlavo. Il codice di condotta è un regolamento molto preciso, viene spiegato molto bene quello che potete fare e soprattutto quello che non dovete fare, le regole da rispettare e quello che vi viene inflitto come penalità se voi fate degli errori. Quindi, siccome questa settimana il calendario prevede le gare tutte all'Hungaroring, che di certo non è la mia pista preferita, però questa c'è, ci andiamo a fare una gara. In questo momento non so quanti piloti ci sono registrati, beh direi parecchi così a occhio, e come vedete per ogni pilota c'è il suo punteggio e il suo livello di licenza. Per accedere ad alcune gare avete bisogno di un livello di licenza più alto di quello base che vi viene assegnato, quindi mano a mano che voi vi comportate bene in pista il livello cresce e potete accedere a gare diverse. C'è la schedulazione, ci stanno i campionati, insomma è un sito che sembra molto figo. Ci tengo a dire che a me non mi ha detto nessuno di fare sto video, semplicemente è una cosa figa che ho trovato e volevo condividerla con voi. Ma sarà vero? Boh, adesso ci andiamo a fare la gara con loro e vediamo quello che succederà. Spero che non volano, raga, perché sennò vi faccio vedere poco, vi faccio vedere solo quelli che mi doppiano. Ok ragazzi, siamo dentro, queste sono le libere, stanno finendo sinceramente le prove libere, non ho girato manco un attimo, giustamente per rimanere negli standard di arrivare impreparato alle gare, ma ci tengo a dirvi due cose prima che iniziamo. Innanzitutto questo sito è completamente gratuito e seconda cosa che noi partecipiamo alla Rookie, quindi probabilmente qui potrebbe anche succedere qualche cosa, ma mi hanno assicurato che nelle classi superiori poi questi casini non ci stanno. Siamo arrivati alla qualifica, abbiamo 12 minuti, cerchiamo di fare qualcosa di decente perché mi sono reso conto adesso che è de notte. Benissimo, direi che non si vede una fava al buio, ma non si poteva mettere un lampione qui e là ogni tanto magari. Qui mi fanno tutti la bandiera bianca, dice già, mi dicono che mi devo arrendere. Ovviamente il problema del buio ce l'hanno pure l'altri, non è che sto giocando con pitch black, però abbassandola un click, due click davanti e alzandola due click dietro. I condotti freno facciamo un 2-3. Se non mi sbrigo non faccio manco un giro. No, direi che va molto peggio di prima. Come meccanico faccio cagare. Go in double file, speriamo che vada tutto bene ragazzi, perché sennò qui mi cacciano via subito. Mantieni a sinistra, è successo qualcosa che non doveva succedere evidentemente.
Hanno cambiato qualcosa, come dentro Matrix. Luce verde. Facciamo davanti i badini. Curva 1, attenzione, aiuto, aiuto, aiuto. Un po' di paura. C'è una macchina a destra. Io tenderei a farlo passare Zazzaroni, anche perché è impegnato con i giornali di calcio, ballando fra le stelle. No. Oh, questo lagga a morte. Porca puttana quanto lagga questo. Sta succedendo qualcosa con Zazzaroni. Mortacci di Pippo, per non dire mortacci di Zazzaroni. Attenzione a Meyer dietro. Tocca guardare con un occhio davanti e con un occhio a guardare dietro Meyer, che sinceramente più che dietro inizia a avvicinarsi a passare attraverso. Oh ragazzi, altra cosa che ovviamente non vi ho detto, che questo portale si occupa soprattutto e solamente delle gare di assetto corsa tra PC. Bah, lunghetto qua giù, attenzione. Attenzione che si è affrancato Meyer e Calla che ci ha fucilato. Niente, preferisco tenermi il safety per il momento. Questa probabilmente è la reazione che genera correre su sto sito, che quando ti trovi in una situazione dubbia, cosa che io faccio sempre, però magari altri no, preferisci sta safe e tenete il tuo safety invece di rischiare di fare la frittata e fate caccia via. Oh, però la macchina scivola tantissimo sul posteriore. Attenzione se gira Badini. Comunque, a prescindere, diciamo, dalla serietà delle singole persone, correre su un sito del genere ti porta a avere a che fare con gente più seria, perché uno che va cercando questo tipo di siti è il primo a volersi comportare correttamente, se no non ci finirebbe. E quindi evidentemente, lasciando perdere quello che può succedere nella gara singola, che insomma i casini possono sempre succedere, però in generale direi che il risultato di quello che si cerca è averci a che fare con gente pulita e con cui ti puoi divertire. Calcolate che poi c'è una classifica generale e per questa classifica generale viene presa la vostra migliore gara che fate in quella settimana, che da una parte è un bene, perché se voi davvero correte per la classifica generale, avendoci tutte quelle gare a disposizione, pure che qualche gara aveva male, potete cercare di fare il vostro meglio. Da una parte è una rottura di palle, perché ovviamente mo qui sta settimana si corre solo qui. Bravo Diego, complimenti. E difatti è arrivato Van Damme qui che mi ha ripreso. Oh porca puttana, momenti mi pia proprio più che ripiamme. Stava a centrare in frenata. Fortuna è stato sverto a buttarsi per campi e non addosso a me. Ovviamente nel vostro profilo sul sito dello Fuel Motorsport, subito dopo le gare, tutte le statistiche vengono aggiornate, trovate tutti i vostri risultati, l'aggiornamento sui profili, i reclami in caso ci fossero, trovate tutto là dentro. Devo dire che per questa rookie 25 minuti so pure una distanza corretta, sinceramente. Ma chi è questo davanti? È Neizan. Boh, mai sentito. Però va particolarmente lento. O è andato fuori o c'ha la macchina rovinata, perché questo stava davanti. Pure molto largo qui è andato.
Ma sta frenata questo mi attacca secondo me. Nathan, che ti è successo? Dici a noi, dai. Largo Nathan, attenzione. Attenzione, larghissimo. Ancora largo Nathan, cerchiamo di trovare all'interno. È impossibile, qui non si supera. Se questo ci fa perdere tempo, otteniamo solo il risultato che quello dietro ci si riavvicina. Campi per Nathan. Ci deve avere evidenti problemi alla macchina Nathan, attenzione, adesso mai più. Porca puttana. Ecco, questo diciamo che sono andato un po' lungo e questo veramente, guarda che cazzo ha fatto, meno male che doveva stare attento. O comunque poi magari ci sono i giudici di gara apposta, se ho fatto qualche manovra che non dovevo fare me penalizzeranno. Tra le cose fighe di questa lega, che è molto professionale, c'è il divieto assoluto di scrivere in chat durante le qualifiche e durante la gara, quindi per mandarsi a fanculo bisogna telefonasse, che comunque è una cosa bella perché alla fine vedi quei vaffanculi che volano mentre corri non è il massimo. Ok, ultimo giro del leader ragazzi, noi abbiamo dietro sempre Van Damme che proverà in tutte le maniere a ripiasse la nostra posizione, a piasse, no, ripiasse. Si tratta di resistere l'ultimo giro. Oh no 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 no, mi si è girata, no, porca puttana. Nathan ci ha ripassato, ci stanno a passare tutti, ma vaffanculo di avevo ripresa, purtroppo quello dietro mi ha centrato, ma è incolpevole perché mi si è trovato un mezzo, poraccio, non è che poteva fare altrimenti. Mannaggia, all'ultimo giro, ma io mi dice sempre una sfiga a me, sempre all'ultimo giro se stanno pure a spegnere i fari, che è interessante come cosa se succede al buio. Raga, me ne andate che se no io non vedo più la strada. Ma che cazzo degli ultimi giri, ma non si possono eliminare gli ultimi giri? Te pare che combinavo a luna di Xata, ero quarto, cazzo. Comunque in generale, a parte questo piccolo episodio che è successo, devo dire che è stata una gara super corretta. In una pubblica difficilmente becchi un livello del genere, quindi il sito è sostanzialmente decisamente promosso per ora. Ecco qui, l'avevo persa, mi si è girata e questo poraccio, certo, diciamo che ci ha messo un po' di tempo a rendersi conto che mi stavo a girare. Beh ragazzi, io direi che con questa gara introduttiva sull'Off-Wheel Motorsport il sito è promosso, sinceramente mi sono trovato bene a correre con sti ragazzi. Andremo a vedere quello che sarà il mio rating adesso. Ok ragazzi, entro nella mia sessione privata e la prima cosa che vedo è che mi ha scritto Van Damme scusandosi per l'episodio. Ovviamente gli dirò che non c'è sta problema.
mi rode un po' il culo perché all'ultimo giro avevo fatto quarto, poteva essere una buonissima gara di esordio su sto portale. Ok ragazzi, interessantissimo, vedete che hanno già aggiornato i risultati. Ci sono i risultati di tutta la gara, il mio miglior giro, quello che ho fatto in ogni giro, i punti che ho preso, che ho guadagnato. Ho perso una posizione rispetto a quella di partenza semplicemente perché io partivo 11esimo e sono arrivato 12esimo alla fine, anche se in realtà io ero arrivato quarto se non avessi fatto quella cagata. Il mio safety rating è sceso a 3,22 e qui ci sono tutte le spiegazioni che riguardano il safety rating. I miei punti sono scesi a 1489, qui vedete ecco il cambiamento, rating change meno 11, SR change meno 0,28, probabilmente dipende dai contatti in gara, purtroppo ragazzi non so dipesi da me. Questo sito è decisamente proposto, sicuramente ci tornerò a correre. Questa purtroppo poteva andare benissimo come gara d'esordio, è andata una schifezza. Detto questo ragazzi, come al solito vi saluto sempre alla stessa maniera, penso ormai vi siete imparati a memoria, non mi rimane di ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.